Finisce la nostra avventura a San Paolo con una bella corsa al terminale. Allora, oggi faremo 25 ore di bus. Tra oggi e domani. Partiamo oggi alle 8:45, cioè tra 5 minuti, e arriveremo domani alle 9:45 a Itamaraju. Forse, se rimaniamo vivi. E a Itamaraju prenderemo un altro bus per andare a un piccolo paesino sulla costa, in Bahia, quindi ci spostiamo dallo stato di San Paolo allo stato di Bahia, e le spiagge lì sono meravigliose e farà caldo. Ecco, questo è quello che noi speriamo, perché stiamo rincorrendo il caldo, ma più noi ci spostiamo, più il caldo si sposta, per cui incrociamo le dita. Sì, dopo tanti mesi di freddo, in realtà dopo la Patagonia abbiamo bisogno di un po' di caldo, e quindi ci rilasseremo per qualche giorno, per 5 giorni circa, dopo il volontariato che avevamo fatto qua a San Paolo e la pazzia di questa città davvero sempre viva che non si ferma mai, incredibile. Rebecca, sei pronta, amore? Sì. Abbiamo il cibo, abbiamo dei pastel, delle cuscine che sono cibo tipico brasiliano, e quindi mangeremo con tanta gioia. Andiamo, Rebecca, forse inizia l'imbarco, andiamo a vedere. Abbiamo già comprato i biglietti su internet, quindi siamo già pronti. Inizia il nostro viaggio dalla stazione di Tietê di San Paolo, che è proprio in centro. Rebecca sta già mangiando, ci sono dei posti liberi, quindi io mi sono messa vicino. Biscotti, ottimo. Dolci. Biscotti dolci, perfetto. E non paghiamo il passaggio di Rebecca perché ha 5 anni, quindi di solito si può sedere in braccio a noi, però adesso ci sono dei posti liberi, quindi ci siamo messi un po' più comodi per queste 25 ore, quindi inizia la prima ora di viaggio. Prima fermata. Ci stiamo fermando per 30 minuti, fermata bagno. In realtà il bus ha il bagno, ma insomma è sempre piccolo, molto piccolo, quindi è meglio usarlo qui. Ne approfittiamo per dormire, che abbiamo dormito un po' poco adesso che eravamo a fare volontariato, quindi momento riposo, siamo tranquilli. Siamo usciti e c'era il caldo, finalmente c'è il caldo. Molto bene, sono passate già 2 ore e mezza, ne mancano solo 22 ore e mezza. È abbastanza comodo, noi siamo vestiti anche se fuori c'è il sole, perché di solito qui fa sempre freddo, aria condizionata manetta, e anche se per adesso il nostro autista sembra abbastanza freddoloso, per cui comincia a fare caldino, quasi ci spoglieremo, non vediamo l'ora di toglierci felpe, pantaloni lunghi e giacconi per passare a pantaloncini, costumi e basta. Ecco, questi sono i nostri posti. Elena sta occupando uno abusivo, tra virgolette, ma adesso vi farà vedere la comodità. Si reclina, diventa un lettino, eccolo qua. E qui Elena è pronta per dei sogni d'oro. Sogni d'oro. Questo è un semiletto, o viene definito anche convenzionale, e poi in realtà ci sono quelli letto, i posti letto, che sono molto più grandi, molto più sofficiosi, molto più comodosi, e alcuni hanno addirittura una tendina che separa i 2 posti qua di fianco e si allungano quasi completamente. Costano ovviamente di più. Noi questo l'abbiamo pagato circa 90-95 euro a testa. Rebecca non paga, però sono 25 ore di viaggio.
Facciamo 100 diviso 25 sono 4 euro ogni ora. E quindi Elena dice che è caro. Dalla mia sedia reclinata vi parlo delle possibilità. Allora, per venire qui noi dovevamo andare da San Paolo fino a Recife e c'erano due possibilità: prendere un aereo o prendere un pullman. Ovviamente il pullman per arrivare là sarebbero stati tipo 45 ore, una roba assurda, impossibile da fare, tutto defilato, e quindi abbiamo deciso di dividerlo in tappe, di dividerlo in 2 tappe principalmente, in 3, perché da Foz do Iguaçu avremmo dovuto arrivare a Recife in 2 settimane circa. Quindi siamo andati a San Paolo, ci siamo attardati un po' perché abbiamo deciso di stare a fare più volontariato, quindi circa 2 settimane, e poi quindi adesso andiamo a Itamaraju, poi faremo un'altra tappa successivamente e poi arriveremo a Recife. Ovviamente il pullman è sempre più economico dell'aereo, anche se il pullman non è così economico, perché qui in Brasile purtroppo gli aerei o li si prenotano molto prima, quindi stiamo parlando di 3-4 mesi prima, e comunque non sono molto economici, come per esempio l'Argentina, oppure sono davvero inavvicinabili. Alcune volte un volo interno costa come un volo internazionale. Per esempio noi l'anno scorso per arrivare in Brasile un volo internazionale l'abbiamo pagato 350 euro a persona, e qui per andare a Manaus in alcuni periodi dell'anno, se fai San Paolo-Manaus, costa 300 euro, quindi è davvero una follia, no? È per questo che gli autobus sono ben collegati, sono insomma comodi, e ci sono tantissime compagnie ovviamente. Questa è la nostra e si chiama Gontijo. Noi l'abbiamo acquistato direttamente online senza commissioni di acquisto, oppure si può andare direttamente alla stazione. Il prezzo non cambia, non è contrattabile il prezzo in Brasile, si può pagare sempre con la carta. E una cosa che non abbiamo mai detto del Brasile è che in Brasile da qualche anno, quindi circa 4-5 anni ci dicevano, è presente il Pix, che è una forma di pagamento fantastica che hanno tutti, anche per esempio i venditori di strada, no? Quelli da cui mangiamo cibo di strada, e praticamente col cellulare si può pagare direttamente lui. Addirittura ci sono i Pix anche in chiesa. Quando siamo entrati in alcune cattedrali per visitarle abbiamo visto che sui banchi c'era il simbolo del Pix anche lì per fare le offerte. È incredibile. Anche i privati possono avere Pix, no? Basta avere un documento brasiliano, quindi per noi stranieri non è possibile fare questo, e quindi questo sistema qui sta facendo in modo che quasi tutti i contanti ormai non vengano utilizzati sì le carte, ma soprattutto questo sistema di Pix. E ci dicevano che in realtà non è come chiedevamo del discorso anche fiscale, no? In realtà se cioè puoi ricevere dei pagamenti anche non avendo una partita IVA, no? E questa questione qui della parte fiscale diciamo che manca. Cioè ovviamente è un modo per tracciare tutto che ha dato il governo, però adesso ad oggi manca questo sistema di tassazione, quindi non è che pagando con Pix automaticamente paghi le imposte le paghi perché fai lo scontrino fiscale o la fattura o quello che è, insomma. Quindi è davvero molto interessante. Il Brasile regala sempre grandi emozioni. Sono passate 5 ore. Ora della pappa. Io sto mangiando dei criccherini molto piccoli che sembrano cuscini. All'aglio. Invece noi abbiamo il pastel, famosissimo pastel Con la carne. con la carne. E poi
anche oggi. Si chiamano Ataragé, questo qui grande e un po' più arancione, è tipico di Bahia, e la coscina, che sono questi qua a forma di arancino, hanno dentro una pasta di sesamo con come si dice, un ripieno di pollo, tutto sminuzzato, e il loro moglio tradizionale, che è la loro salsa tradizionale. Questi qua invece marroncini sono di carne e prezzemolo. Questi qua invece bolignese di queso, di formaggio, e altri invece hanno dentro anche formaggio e presunto. Buon appetito! La coscina di che provincia. Siamo arrivati a Rio. È salita tanta gente, quindi io sono vicino a Mirko e a Rebecca. Mancano. Questi sono dei cracker che ci stiamo mangiando, Salati. comprati al supermercato per la bellezza di... Oddio, questi li abbiamo pagati 10 centesimi. Sono molti, Sono molti, sì. Buoni? Mancano ancora 938 km. 938 km. E per quante ore ancora? C'è scritto 12 ore, ma Quanto pensi siano? saranno di più. Molti di più. Abbiamo ancora da mangiare. Proseguiamo la nostra giornata sull'autobus. E da sopra, su quella montagnola là. Oh, vedi? Quello là è il Cristo. No. Cristo Redentore. Sì, siamo già venuti a Rio l'anno scorso, quindi abbiamo deciso di non passarci quest'anno. Questo è un tipico autogrill. Ci siamo fermati per mangiare, sono circa le 10 di sera, ultima fermata. Mancano ancora 10 ore, credo. Boh, ho perso il conto. Comunque sta andando tutto bene, stiamo dormendo tanto. Abbiamo preso anche delle patatine. Non so se si vede. Queste patatine al sapore asado. Ebbene, quindi buonanotte, a domani. Eccoci, mattina, sole, stato di Bahia, perché per arrivare ieri abbiamo fatto lo stato di San Paolo, abbiamo attraversato lo stato di San Paolo, lo stato di Rio e lo stato di Espiritu Santo. Poi, se non mi ricordo male, non abbiamo più superato nessuno stato e siamo arrivati qua in Bahia. Siamo stanchi ovviamente, però abbiamo dormito. Io ho trovato un altro sedile libero in fondo al pullman. Fa caldo, infatti io ho il maglione, ma solo perché ci sono i pinguini sopra l'autobus, ma in realtà non fa freddo affatto. E avevamo voglia di tornare in Bahia. Bahia è uno degli stati che più ci è piaciuto. Praticamente questa è la parte del nord-est, dove ci sono le spiagge più belle, dove si pensa che ci sia ancora la cultura e le tradizioni proprio del Brasile. E Rebecca sta già mangiando i biscotti. Lei è sempre quella che prende i viaggi nel modo migliore possibile, sempre col suo entusiasmo. E questo è appunto un altro tipico autogrill. Ci siamo fermati circa
credo 3-4 volte in tutte queste ore, ma credo che saremo in ritardo. Adesso sono le 8, dovremo arrivare in un'ora, ma credo che arriveremo fra molto più che un'ora. Speriamo di arrivare entro le 13, perché poi alle 13 abbiamo l'altro pullman che ci porta a Kumuruk Satiba e crediamo ci sia solo questo, perlomeno su internet è segnato solo questo, quindi speriamo sia così, e nel caso non fosse così speriamo che ce ne sia un altro, se no siamo bloccati lì e vabbè, vediamo. Però avevamo già prenotato una guest house per stasera lì a Kumuruk Satiba, quindi se ci fermiamo invece a Itamaraju dobbiamo vedere se riusciamo a cancellarla per stasera. Boh, vediamo, insomma. Adesso non pensiamoci, siamo felici di essere qui e bene, abbiamo visto che i prezzi sono tornati fra virgolette un po' più accessibili. A San Paolo i prezzi erano davvero molto alti, tipo un gelato normalissimo, insomma, 4 euro, un po' esagerato, ecco. Qui invece siamo tornati ai gelati che costano 60 centesimi, anche se non li abbiamo presi, però abbiamo visto un po' i prezzi e insomma il stato del nord-est è anche più economico, è la parte del Brasile più economica, però comunque tutto il Brasile ha dei prezzi molto accessibili. Io sto ascoltando un bellissimo uccello che è andato a rifugiarsi in quell'albero là. Ah, che bello. Amo il Brasile anche dopo tutte queste ore di autobus. Quindi vuol dire che lo amo davvero. Vabbè, adesso andiamo insomma e vediamo quanto ci metteremo. Io sono Mirko. Io sono Rebecca. Rebecca mi ha rapito. Salvatemi, salvatemi. E lei è Elena. Ciao. Sembriamo arrivati, ma non siamo arrivati. Non ancora? Siamo a Itamaraju, abbiamo preso Rebecca si siede così, è stanca. È stata seduta per 26 ore. Siamo arrivati a Itamaraju dopo quante ore? 26 ore di autobus, yuppidù. E adesso stiamo aspettando un altro bus che ci porterà a Kumuruk Satiba. Abbiamo già preso l'autobus, costo di 38 reais, quindi sono circa 6 euro, e le ore di viaggio dovrebbero essere 2,5, 3. E là dovremmo aver preso una posada centro, penso. La posada è una guest house, qui in Brasile si chiamano posadas e a noi piacciono molto perché sono molto familiari e per niente turistiche. Kumuruk Satiba non la conosciamo un paese che è circa 4 ore da lì, che è Trancoso, che l'abbiamo visto l'anno scorso e ci era piaciuto molto. E Kumuruk Satiba dicono che abbia delle spiagge incredibili, quindi andiamo a vederle. Già fa caldo, quindi non vediamo l'ora di spogliarci. E abbiamo anche ritirato i soldi perché nelle posade non sempre si può pagare con la carta. Questa è una di queste, e come sempre a Bradesco, perché non ci sono le commissioni. Ecco la faccia di Mirko dopo 26 ore di autobus. Sembro appena sveglio, per cui la più distrutta è Rebecca, anche se ha dormito più di tutti e non si sa perché. Rebecca che sta facendo non so che cosa in terra, vabbè. Eccoci finalmente arrivati sullo sfondo del tramonto di Kumuruk Satiba.
Dopo 3 ore e mezza di pullman, di cui di 3/4 di strada sterrata e avventurosa, diciamo, con tanto di motorista, che è l'autista che guida, che prendeva i salti a 60 all'ora, è stata una cosa molto divertente. Pullman ovviamente sovraffollato, pieno di gente, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati e concludiamo così questa giornata. Noi siamo andati semplicemente a fare la spesa per avere qualcosina da mettere sotto i denti e siamo già arrivati nella nostra posada. Questi qua sono gli alloggi alle nostre spalle. Siamo a circa 800 metri dalla spiaggia, ma quella ve la faremo vedere domani. Quindi buon riposo.